Ciao, sono CoverStem, questo è il mio studio, questa è la mia Giant TCR cavi integrati e benvenuti sul mio canale YouTube. Sigla! Quelle che vedete sono due chiavi dinamometriche. L'argomento di oggi sarà appunto su questo attrezzo. La chiave dinamometrica è una chiave che ci permette di arrivare a un serraggio limite senza compromettere il materiale sul quale stiamo adoperando e ci avvisa con il classico click che tutti più o meno conosciamo quando raggiungiamo il valore di coppia di serraggio che abbiamo precedentemente impostato sulla nostra scala. Questi attrezzi, diciamo, sono fondamentali in tutti gli ambiti che riguardano la sicurezza e soprattutto il serraggio massimo consentito indicato dal produttore. Io vi consiglio di non utilizzare chiavi dinamometriche per svitare e soprattutto per effettuare tutte le operazioni che non siano un controllo finale sul serraggio dei vostri dadi e bulloni. Tutto quello che riguarda il carbonio, secondo me, va stretto con una chiave dinamometrica, perché soprattutto quando adoperiamo su manubri, attacchi manubrio con la rini reggisella o reggisella in carbonio, stringere ai valori di coppia indicati dal produttore o stampigliati sul componente sul quale stiamo adoperando è fondamentale per non compromettere la struttura e la solidità del nostro materiale in carbonio che tutti noi amiamo. Quindi, quando usate una chiave dinamometrica, soprattutto sceglietela in base al range di utilizzo. Quindi non adoperate chiavi dinamometriche con valori esagerati perché l'affidabilità di una chiave dinamometrica è sempre nel mezzo. Quindi in questo caso abbiamo una chiave che va da 3 a 24, in questo caso una chiave della Park Tool professionale che va da un range da 2 a 14. Ricordatevi soprattutto di sistemarle allentando sempre la scala graduata e poi riponetela in un posto al sicuro da urti, generalmente dentro la propria custodia rigida. Mi raccomando, utilizzate sempre chiavi dinamometriche in fase finale di serraggio. Dopo questa breve parte teorica arriviamo al sodo, l'argomento di questo video. Un produttore di chiavi di precisione, la Vampo, mi ha chiesto di recensire un loro nuovo prodotto, me l'ha spedito direttamente da Amazon, trovate il link in descrizione e quindi io sono incuriosito di testare se effettivamente si piazza fra queste due chiavi dinamometriche che abbiamo visto prima, una professionale e una economica. Conoscendo il marchio sicuramente ci saranno interessanti sorprese. Andiamo all'unboxing. Apriamo e vediamo questo pacco direttamente ricevuto dalla Vamp. Vampo, eccola qua, buttiamo via la nostra scatola che non ci serve. Eccoci qua, apriamo, troviamo il nostro solito manuale di istruzioni Vampo, corredato di certificato di calibrazione. Hanno rilevato un errore del 2,59% su 25 Nm. Se i dati sono corretti ci troviamo davanti a una chiave molto precisa. In questo caso consigliano una revisione dopo 12 mesi o 5.000 cicli di lavoro. Prendiamo la nostra chiave, robusta, pesa, quindi si ipotizza che sia un materiale di qualità. Prima di tutto mi salta all'occhio la scala graduata che non è stampata ma è proprio incisa al laser, quindi anche contro luce non ci sono problemi di visibilità della coppia. La manopola è molto solida, il click e il cricchetto ha un suono molto secco. E come funziona? In poche parole c'è questo anello o ghiera o come dir si voglia, che è una sicurezza in base a quando andiamo a impostare la nostra coppia di serraggio, questo anello la blocca evitando così di perdere
il valore impostato, molto più comodo rispetto a altre chiavi più economiche che qua hanno una manopola che tutte le volte va registrata quando andiamo ad agire sulla coppia. Si imposta ovviamente girando questa ghiera e se dobbiamo stringere, non so se si vede a favore di camera, a circa 5 Nm, bisogna sempre trovarsi verso la linea più bassa, in questo caso il 5 qui, lo 0 l'abbiamo impostato e l'attacca è questa qui in basso. E in questo caso il nostro strumento rileverà 5 Nm quando andremo a stringere. È corredata di una sua prolunga, ha il tasto di sicurezza per non perdere l'inserto, molto utile in questo caso, è proprio tutt'uno con la chiave, e poi abbiamo l'adattatore da 3 ottavi. Vi ricordo che questa chiave esce un quarto, quindi per la maggior parte degli accessori, delle bussole che si trovano in commercio, e non è fornita di altri accessori, quindi è consigliata soprattutto a chi cerca una chiave di qualità per poterla usare con i componenti che ha già in casa. Eccoci qua, abbiamo queste 3 chiavi dinamometriche sul nostro bancone. Incominciamo dalla prima. Park Tool la conosciamo tutti, una chiave professionale utilizzata da molti meccanici e soprattutto affidabile. È una chiave che ha un range da 2 a 14 Nm e un attacco di tipo 3 ottavi. Quindi io vi consiglio, se non avete inserti da 3 ottavi, di acquistare un adattatore da 1/4 per poter usarlo con tutti gli inserti più comuni, come vedete. Il settaggio della coppia avviene tramite questa manopola sul fondo ed è visibile soprattutto dal quadrante all'interno dell'impugnatura. E che dire, questo è un attrezzo che si può comprare ad occhi chiusi per la sua affidabilità. Passiamo adesso all'altro modello, un modello economico acquistato su AliExpress. Come funziona? Funziona principalmente tutto allo stesso modo. In questo caso c'è un anello o ghiera che ci permette di sbloccare la chiave e selezionare il valore di coppia che vogliamo impostare. In questo caso è una chiave che copre un range da 3 a 24 Nm con passaggi di 2 Nm alla volta. Nel mezzo abbiamo una scala graduata che ci permette di contare 0,2 Nm da uno scatto all'altro. Quando selezioniamo la nostra coppia scelta, possiamo bloccare la nostra chiave e non dovremo più preoccuparci null'altro che stringere. Questa chiave ha un attacco da 1/4 classico e viene fornita, nel mio caso sono stato fortunato, di tanti accessori utili, soprattutto ben fatti di materiale abbastanza resistenti. Adesso passiamo alla chiave della Vampo, la chiave che è arrivata oggi, che il produttore mi ha chiesto di testare in questo video. Sostanzialmente differisce di poco da questa, però al tatto ci si accorge di come i materiali sono molto diversi. La ghiera funziona completamente in modo molto più maneggevole. La scala graduata è incisa al laser, quindi anche contro luce non c'è possibilità di sbagliarsi. Il passaggio tra un valore di coppia e l'altro è sempre espresso in 0,2 Nm e poi soprattutto ha una maneggevolezza migliore rispetto a questo, un'ergonomia, ecco. Anche questa viene fornita con l'attacco da 1/4, però purtroppo, come abbiamo visto nell'unboxing, non viene corredata di molti accessori, ma io vi consiglio che vi do è quello di scegliere sempre una chiave dinamometrica valida, non tanto per il corredo di accessori che vi danno, ma soprattutto per l'affidabilità che ha nelle misurazioni. Adesso andiamo a testare tutte queste chiavi. Eccoci qua, inizio il confronto. Le ho volute mettere, diciamo, in scala di importanza. Abbiamo una Park Tool, la nostra Vampo, appena arrivata, e una chiave molto economica acquistata su AliExpress tempo fa.
Per testare le nostre chiavi ho recuperato un attacco manubrio in alluminio e proveremo a stringere cercando di raggiungere lo stesso risultato Partiamo dalla Park Tool, impostiamo un valore di circa 5 Nm. La Park Tool ha la possibilità di scegliere anche la mezza misura fra 0,8 e 1,2 in questo caso, quindi parliamo di 1 e siamo esattamente a metà fra il 4 e il 6, quindi 5 Nm, e andiamo a stringere. Scattata. Mi raccomando, impugnate sempre la chiave dinamometrica dall'impugnatura verso il fondo, mai a metà. Scattata, scattata, scattata. Quindi le nostre viti dovrebbero essere strette a 5 Nm. Proviamo con la nostra chiave economica. Impostiamo 5, siamo esattamente a metà fra il 4 e il 6 e la nostra chiave dovrebbe scattare. Ha girato ancora qualche grado. Verifichiamo questa. Sì, ha girato anche qua. Ha girato ancora. E ha girato ancora. Quindi questa economica fa leggermente qualcosa in più. Testiamo anche l'altra nelle stesse condizioni. Stringiamo di nuovo a 5. Scattata, 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 scattata. Questa Park Tool non ha uno scatto molto rumoroso. Proviamo con la nostra Vampo e impostiamo a 5 Nm. È impostata. Leggermente un po' di rotazione in più. Qui scattata allo stesso momento, scattata. Ok, facciamo un'altra prova. Provvediamo adesso a testare la chiave su questo reggisella in carbonio. Il produttore dichiara 7 Nm. Ho già impostato la mia chiave Park Tool a 7 Nm, brugola da 5 mm e andiamo a stringere. È scattato. Ok. Passiamo alla chiave economica, settata già a 7, e andiamo a stringere. Scattata subito. Passiamo adesso alla nostra Vampo, settata a 7, lo 0 è qui. Andiamo a stringere e scatta. Quindi, considerazione, questa chiave dà il meglio di sé su un range, come vi avevo spiegato prima, fra 2 e 14, quindi il 5 Nm su cui l'abbiamo testata prima è esattamente più o meno nel mezzo. Quando saliamo di coppia abbiamo visto che tutte le tre chiavi scattano più o meno alla stessa maniera, quindi quello che fa la precisione della chiave è il range di utilizzo sul quale la adoperiamo. Quindi in questo caso abbiamo visto che queste due chiavi si equivalgono molto. Ovviamente questa, costruttivamente parlando, è fatta molto meglio, sia di movimento, di rotazione della ghiera che di cricchetto. Ovviamente questa sappiamo benissimo che è testata ed è affidabilissima. Conclusioni finali. Avete visto di come una chiave dinamometrica si comporta e avete capito come il range di utilizzo è quello che fa la precisione della chiave. In questo caso questa va da un range da 2 a 14 Nm e si è rilevata più precisa quando abbiamo impostato 5 Nm. Quando invece abbiamo settato
i 7 Nm, queste due chiavi che tutte e due coprono circa dai 3 ai 24 Nm, si sono comportate allo stesso modo della Park Tool. Quindi sostanzialmente quello che fa fede è effettivamente il range di utilizzo. Inutile acquistare una chiave dinamometrica che copre da 10 a 100 Nm, perché agli estremi le misurazioni saranno ovviamente meno precise. Ovviamente sappiamo tutti che Park Tool è un prodotto di qualità. Vampo è entrata da poco nel settore e a mio parere la chiave è buona e per il suo prezzo vale certamente tanto, e soprattutto mi è piaciuta il movimento della sua ghiera, il suo cricchetto e soprattutto la sua maneggevolezza. Mentre per quanto riguarda la chiave economica di AliExpress, che comunque trovate il link in descrizione, è diciamo un attrezzo hobbistico, anche perché quando l'acquistate vi arriva tutto il set a casa. Bene, il video sta quasi terminando, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto. Ovviamente io non sono un tecnico, ma ho cercato di fare del mio meglio per spiegare più o meno l'argomento che riguarda le chiavi dinamometriche. Se volete una puntata dedicata alle coppie di serraggio più usate per quanto riguarda la bicicletta e i suoi componenti, guarnitura, reggisella, attacco manubrio e quant'altro, fatemelo sapere e faremo sicuramente un video dedicato. Mi raccomando, supportate il canale, iscrivetevi e seguite Covestem anche su tutti i social, quindi Instagram e Facebook e da poco anche TikTok. Vi saluto ragazzi, al prossimo video. Ciao!